Ti piacerebbe filmare come un professionista usando lo smartphone? Ho messo sotto stress il nuovo gimbal della OHM, l'iSteady M7. Con l'iPhone 16 Pro e posso assicurarti che ora anche tu puoi creare contenuti fluidi, stabilizzati e con una qualità cinematografica. Prima di tutto ecco le 3 caratteristiche che mi hanno colpito di più. È dotato di un sensore basato su intelligenza artificiale che ti consente di inseguire il soggetto o un oggetto senza bisogno di alcuna app. Questo significa che puoi filmare utilizzando quella che preferisci. È magnetico e lo puoi attaccare fronte monto oppure al contrario per farti un selfie. Ha uno schermo OLED touch che si può staccare e utilizzare come comando remoto. Infine ha un selfie stick integrato per effettuare riprese diverse dal solito, con un angolo di tilt di 325 gradi, cosa che non ha nessun gimbal attualmente sul mercato. Ma questo è solo l'inizio. Nel corso di questa recensione esploreremo tutte le funzionalità di questo gimbal, lo vedremo in azione e vediamo se mantiene davvero tutte le promesse. La maggior parte dei gimbal presenti sul mercato utilizzano la propria app nativa per effettuare l'inseguimento dei soggetti. Anche l'iSteady M7 della OHM, tramite la sua app OHM Joy, consente di farlo semplicemente disegnando un rettangolo intorno al soggetto e a questo punto io vengo tracciato ovunque. Ma se tu come me sei abituato a utilizzare un'altra app, non puoi effettuare il tracciamento. Con questo gimbal invece puoi farlo, sfruttando il sensore basato su intelligenza artificiale, che effettua l'inseguimento grazie a una micro telecamera che ha al suo interno e che è indipendente da qualsiasi app tu utilizzi. Puoi attivarlo sia con i gesti che con il telecomando, quindi se io faccio il gesto ok, automaticamente questo gimbal mi inseguirà senza utilizzare alcuna app. Con il palmo della mano lo fermo e rimane bloccato. Posso anche con questo gesto decidere di avviare una registrazione o fermarla senza bisogno di un secondo operatore e quindi posso utilizzarla per effettuare riprese mentre spiego, mentre mi muovo tra le persone e lui automaticamente registra e mi insegue. Se sono in modalità fotografia, con questo gesto andrò a scattare una foto. Il telecomando visualizza quello che sta riprendendo quella micro telecamera e può essere molto utile perché posso effettuare su questo telecomando, essendo touch, l'avvio dell'inseguimento senza dover essere vicino al gimbal. La visione dalla telecamera la trovo molto utile anche quando devo effettuare delle riprese dove sono molto distante dal gimbal e io vedo qui esattamente quello che sta vedendo il telefono e quindi posso capire se l'inquadratura è corretta o meno. Posso agire anche tramite il telecomando con questo piccolo joystick per posizionare e muovere il gimbal, per zoomare o per avviare o fermare la registrazione. L'OHM iSteady M7 è un gimbal stabilizzato su 3 assi che possono essere controllati in diverse modalità, sia agendo sul pulsante M che direttamente premendo sullo schermo touch. C'è la modalità Pan Follow che permette di fare carrellate morbide in orizzontale, bloccando tutti gli altri assi. La modalità Pan Tilt Follow che permette anche di assorbire in modo morbido in verticale, non solo quindi in orizzontale. Point of View, dove tutti gli assi vengono lasciati liberi ma assecondati in modo molto morbido. Custom, che è un'altra cosa fantastica e interessante, dove io posso personalizzare quali assi bloccare rispetto agli altri. Se tengo premuto questo pulsante vado in lock mode, significa che ho bloccato completamente il gimbal in tutte le direzioni. Quindi viene utilizzato quando io ad esempio devo seguire un soggetto mantenendomi parallelo adesso. Se lo premo 2 volte tenendolo premuto la seconda volta invece entra in sport mode, quindi il gimbal diventa molto più veloce per inseguire qualsiasi movimento e lo utilizzo soprattutto per riprendere eventi sportivi. Se premo invece 3 volte il pulsante M entro in modalità Vortex o Inception. Ossia il mio gimbal inizierà a ruotare all'infinito per realizzare riprese molto suggestive quando ad esempio mi avvicino o mi allontano da un soggetto. Posso agevolmente passare dalla ripresa frontale a quella selfie premendo 3 volte il pulsante anteriore oppure quello laterale presente sul telecomando. Per effettuare riprese in verticale ho 2 possibilità. Se lo so in anticipo cambierò la posizione in partenza dell'aggancio, mentre se sto già riprendendo in orizzontale mi basta girare in questo modo il gimbal e posso fare delle riprese temporaneamente in verticale, raddrizzandolo torno in orizzontale. Se utilizzo il super grandangolo per effettuare riprese potrebbe essere, come nel mio caso, che una porzione di questo motore viene inclusa nella ripresa. Per ovviare a questo basta premere 4 volte sul pulsante anteriore per far sì che il motore venga spostato dietro e quindi automaticamente davanti non ho più nulla che ostruisca la visuale. Questa rotella laterale è programmabile ed è una cosa fantastica perché con la sua app nativa posso utilizzarla sia per regolare la messa a fuoco che lo zoom, ma indipendentemente dall'app io posso impostarla per cambiare l'inclinazione, il rollio, per fare una carrellata laterale, quindi posso fare delle riprese come i professionisti. Inoltre, se tenuta premuta, può essere utilizzata per accendere la luce, regolarne i colori o l'intensità. La luce tra l'altro è molto potente e consente
quindi di essere utilizzata sia per scene al buio che come fill-in. Sempre qui di lato sono presenti due pulsanti A e B che ti consentono di effettuare una ripresa seguendo una traiettoria stabilita, per cui io posso posizionare il gimbal nella posizione di partenza, premo il pulsante A e lo tengo premuto finché non sento un beep, cambio posizione e vado in posizione B, tengo premuto finché sento il beep e se lo premo 2 volte inizia la ripresa dal punto B al punto A in un tempo stabilito. In questo caso è 1 minuto, ma posso cambiarla tramite le impostazioni direttamente dal telecomando oppure attraverso l'app OM Joy. Dopo aver testato a fondo il nuovo gimbal della OM iSteady M7 posso dire con certezza che ha superato tutte le mie aspettative e mi permetterà di effettuare filmati ovunque senza dovermi portare dietro telecamera, obiettivi, stabilizzatore per la telecamera. Pesa infatti solamente 770 grammi, compreso il sensore e il treppiedi, e abbinandogli il mio iPhone 16 Pro che pesa 200 grammi sono sotto al chilo. Ha dei motori così potenti che possono supportare comunque un carico fino a 500 grammi, quindi oltre al telefono posso installare dei filtri e degli accessori. La batteria dura 12 ore e posso utilizzarla anche per ricaricare il mio telefono, sia mentre sto filmando sia in modalità standalone. Per tua comodità nella descrizione ho riportato tutti i riferimenti per questo nuovissimo gimbal di casa OM e se ti è piaciuto questo video lascia un commento qua sotto per favore e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto, così mi aiuterai a crescere. Grazie e ti auguro una buona giornata.